Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio spendere due parole, essendo che in molti privatamente mi hanno chiesto qualche consiglio su come difendersi dagli animali o cosa si potrebbe portare dietro senza avere grossi problemi anche a fine della legge. Quindi voglio spendere due parole sulle cosiddette scacciacani o pistole a salve. Iniziamo parlando di questa pistola. Questa pistola è un modello, questa è la valigetta in cui arriva, stiamo parlando della Glock della Bruni. Questi sono le cartucce che si comprano a parte ovviamente. Siccome io le ho ordinate dallo stesso sito me le hanno mandate direttamente dentro la confezione, però queste vengono acquistate a parte. Nella confezione troviamo la pistola, il puliscicanna e la chiavetta per smontare il carello di sopra, dove qua sotto c'è la vite per smontarla ed esce il carello per farci della manutenzione e il libretto delle istruzioni. Questa è la confezione della pistola che mandano. Ma parliamo di questo modello di scacciacani. Premettiamo, prima di iniziare a parlare della pistola, dico due paroline. Noi qui in Sicilia non abbiamo gli stessi animali selvaggi che ci sono sopra in Alto Italia, in Francia, in Germania e negli altri posti nel mondo. Non abbiamo orsi liberi, non abbiamo lupi liberi, quindi diciamo gli animali più aggressivi che qui noi abbiamo sono i cani, i randaggi purtroppo che le persone li costringono a diventare proprio randaggi perché vengono abbandonati, qualche volpe, qualche cinghiale che magari può fare più danno di un cane e poi altri animali, cervi, mucche, eccetera, le classiche animali che abbiamo qua in Sicilia. Perché queste pistole vengono usate, queste pistole scacciacani? Come dice proprio la parola, è per allontanare cani, lupi, orsi in caso di attacco o di pericolo. Queste pistole hanno la stessa potenza di sparo, di suono delle pistole vere. Quindi loro, siccome gli animali sappiamo benissimo che sono animali che l'udito ce l'hanno molto sviluppato, quando noi andremo a creare lo stesso rumore di un'arma da fuoco identica, loro in automatico avvertono pericolo e scappano via. E da qui nasce la parola scacciacani. Non sempre, uno premetto anche di aprire questa parentesi, funziona al 99,9%, perché sappiamo che gli animali sono come le persone, la possiamo utilizzare, potrebbe anche essere, ma ripeto a dire, non è qua il caso proprio della Sicilia, ma in qualche altra parte del mondo, o che un orso potrebbe essere infastidito e venga lo stesso. Però come attrezzatura che noi possiamo difenderci, questa è una delle migliori, se così vogliamo dire, esclusi i peperoncini, quelli allo spray per gli orsi, per i lupi, per i cani, eccetera, è un'altra alternativa abbastanza valida. Per i lupi funziona abbastanza bene perché già il lupo tende ad allontanarsi dall'uomo, già di natura, più andremo a creare uno stesso rumore di un'arma vera da fuoco, che già loro sono memorizzati, che li conoscono e se la faranno realmente alla larga. Lo stesso discorso va per i cani, ma ripeto a dire, c'è sempre una piccola percentuale che potrebbe non funzionare. Ma andiamo a descrivere questa pistola. Questo modello Glock è un ottimo modello, stiamo parlando di una pistola semiautomatica, calibro 8, un caricatore di 15 colpi, la composizione del materiale è il carello di sopra in zinco, mentre sotto è in polimero. Stiamo parlando della marca Bruni e la versione, come ho detto prima, è la Glock. Ma come funziona? Questo è il pulsante di estrazione del caricatore, questo lo premiamo ed esce il caricatore, dove vanno inseriti 15 colpi. Dopodiché abbiamo una sicura, questo è il pulsante della sicura, così non c'è la sicura, lo andiamo a abbassare e si blocca e non viene sparata. Poi abbiamo il carello, da questo lato abbiamo il carello dove escono i bossoli
e spara il colpo. Semiautomatica perché? Perché prima di essere che noi la mettiamo in funzione, il primo colpo lo dobbiamo andare a caricare noi. Quindi ora non scarella perché giustamente il caricatore è vuoto, ma una volta che noi facciamo il primo colpo, in automatico lei sparerà tutti gli altri colpi del caricatore. Ma perché questo modello? Questo modello è un'ottima pistola, perché tutte le pistole scacciacani, tutte le pistole cosiddette a salve, hanno il difetto di inceppamento. Abbiamo versioni più piccoline, c'è la versione della Beretta, c'è la versione italiana, spagnola, tanti modelli vengono replicati, però tutti quelli, la maggior parte che si trovano su Amazon, che si trovano in rete, hanno il difetto dell'inceppamento, dovuto anche perché, essendo che non è una pistola vera e giustamente c'è la fuoriuscita del proiettile, tutti i frammenti dell'esplosione rimangono nella canna e creano sempre qualche piccolo fastidio o di inceppamento, quindi noi magari l'andremo a utilizzare nel momento che ci serve e non esce, e o resta il bussolotto incantato o si va incontro a tanti problemi. Mentre questo è uno dei modelli che tutti questi piccoli difetti non ce l'ha. Infatti possiamo sparare caricatori di 15 colpi e una volta che mi si è inceppata non mi è mai capitato. Come vedete spicca il tappo rosso proprio per far capire che stiamo parlando di una replica di pistola. Questo è importante perché noi stiamo parlando comunque di una pistola libera vendita, di una pistola che possiamo portare dietro senza nessun problema. Giustamente non ce ne andiamo al supermercato con una pistola di questa, perché comunque possono crearci problemi, perché ci deve essere comunque sempre il giustificato motivo, però se noi la andiamo a mettere in montagna nello zaino non ci creano nessun problema, perché proprio esce una pistola libera vendita. E ora più avanti vi faccio vedere proprio anche quando spara. Prima di completare il video vi mostro qua abbiamo le cartucce. Queste sono cartucce direttamente della Fiocchi, un'ottima marca perché sono sempre calibro 8 mm e sono ottime questa marca perché l'esplosione dello sparo è molto 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 forte. Infatti, ripeto a dire, non c'è quasi nessuna differenza con una pistola vera. Questo sono 50 proiettili e costano 10 euro. La pistola costa 70 euro. È, diciamo, un ottimo prodotto economico, fra parentesi, perché troviamo anche pistole a salve con 35-40 euro, ma non li consiglio di acquistarle perché i grossi problemi sono proprio l'inceppamento. C'è una versione che è intorno a 35 euro su Amazon, che è piccolina, stiamo parlando di un 300 grammi, che sarebbe perfetta, diciamo, per le nostre escursioni, perché 300 grammi in zaino non danno molto fastidio, ma è anche vero che su 8 colpi di caricatore magari già 4-5 volte si va a inceppare. E se noi al momento che la dobbiamo utilizzare abbiamo una pistola di questa, andiamo a sparare e non fa l'esplosione e l'animale viene contro di noi, sono tra parentesi problemi. Vi stavo dicendo, il caricatore vengono messi i colpi direttamente come le pistole reali, quindi vengono abbassate e inserite. E una volta inserito il caricatore e noi andremo a caricare, ora in questo momento se io premo sparo, la nostra pistola già è carica e pronta a essere sparata. E per disarmarla usciamo, torniamo indietro e facciamo uscire il nostro bussolotto da sotto ed è di nuovo disarmata. La consigli sì o no? 2 parole. Se noi dobbiamo difenderci dagli animali, la maggior parte degli animali già tenderanno di starci a lontananza dall'uomo, ma è anche vero che potrebbe capitare, soprattutto, ripeto, qualche cane, qualche branco di cani che dalla foga, che sono proprio un gruppo, un branco, possono crearci problemi.
Avendo una di queste, io ho fatto la prova anche dove ho sparato, c'erano altri cani, vi assicuro che nel raggio di 3 km tutti si sono ammutoliti, tutti sono scappati, compreso il mio cane, si è messo sotto il tavolo e non è più uscito, tra cui lui era in cucina, e anche in distanza tutti gli uccelli, gli animali che c'erano sono volati via, perché il rumore è davvero, davvero forte. Quindi, se siete escursionisti, siete persone che praticate sempre attività all'aperto e andate in posti dove c'è realmente pericolo, e dico che fate magari escursioni di 2 o 3 giorni, attraversate lunghi sentieri dove può capitare di incontrare branchi che potrebbero creare problemi, e allora con una spesa di 70 euro vi dico di consigliarla. Magari ci andremo anche ad accoppiare una pistola al peperoncino, che magari in avanti farò un'altra recensione che ce l'ho pure, e avete un'ottima combinazione di difesa. E soprattutto siete a posto con la legge. Quindi se la consiglio, sì, la consiglio per tutti coloro che fanno questo genere di escursioni, questo genere di uscite. Per tutti coloro che invece è questione di un giorno, sanno che non vanno a dormire, fanno sentieri più o meno facili, non ne vale la pena portarvi peso in più, perché comunque stiamo parlando di 650 grammi, che non sono pochi, e consiglio di non portarlo. Se avete altre domande, avete altre cose, me lo dite, che io sono a completa disposizione. Ora vi mostro il funzionamento con lo sparo. Sì.